Ciao, sono la Cri. Nel video di oggi vediamo in breve i gradi dei tessuti. A cosa serve sapere i gradi? Conoscere i gradi dei tessuti ci aiuta a capire quanta stoffa ci serve per fare un capo, perché dobbiamo controllare come posizionare il modello su stoffa prima di comprare la quantità giusta. Quindi più è basso il grado del tessuto, meno tessuto useremo, più è alto e più dovremo prestare attenzione alle linee che combaciano. Vediamo insieme. I tessuti di grado 1 sono quei tessuti che possiamo utilizzare in ogni verso, ovvero potrei andare dall'alto in basso o dal basso verso l'alto e non ci saranno problemi. Sono monocromatici, quindi non dovremo preoccuparci di far combaciare i disegni che troveremo invece nei gradi più alti. Pensando ai tessuti di grado 1, mi viene in mente la tela di cotone rosa o una fodera per cuscino in poplin, ovviamente monocromatica, e a un jersey di viscosa per fare un abito sempre a un colore. Il livello 2 ha un piccolo grado di difficoltà in più perché parliamo di tessuti a fantasia che possono essere comunque usati in entrambi i sensi. Richiedono un po' più di attenzione perché gli incroci vanno posizionati bene sulla stoffa perché i disegni combacino, ma rimane comunque una categoria a cui un principiante può approcciarsi. Quindi tutte le righe e tutti i disegni regolari o che si comportano a specchio rientrano sotto questa categoria. Ad esempio penso a un tessuto di jersey con dei rombi, a un tessuto in cotone a righe per fare una camicia o a tessuti a pois. Il grado 3 è per le stoffe che hanno delle fantasie come nel livello 2, ma la fantasia ha un suo verso e può essere utilizzata soltanto in quel senso. Richiedono attenzione perché al momento del posizionamento del cartamodello su stoffa tutti i pezzi devono seguire lo stesso verso e ovviamente combaciare. Quindi tutti i disegni che hanno un solo verso appartengono a questa categoria. Per esempio penso a un tessuto a cuori con un verso solo o a un tessuto a motivi naturali o con degli animali. Pensa al nostro animaletto che rischia di finire a testa in giù. Attenzione, il velluto è un livello 3 perché si può utilizzare soltanto in un verso, ovvero contropelo, in modo da mantenere i peletti alzati e lasciare visivamente alla stoffa la sua ricchezza. Infatti se proverai a girare il velluto, vedrai che in un verso risulta più lucido e nell'altro verso risulta più opaco. Nel grado 4 iniziamo a avere la parte difficile del gioco. Parliamo dei tartan, che hanno fantasie sia orizzontali che verticali, che devono combaciare sulla manica, sulla parte davanti e sulla parte dietro ovviamente, altrimenti avremo un capo di povera fattura e meno bello da guardare, sarà un po' disordinato. E peggio del tartan, cosa c'è? C'è il tartan con linee supplementari, ovvero quel tartan che è un elemento in più a creare confusione, come ad esempio queste righe rosse e azzurre. Devono perfettamente correre sul capo in orizzontale e in verticale. Naturalmente un tessuto di livello 5 è un tessuto che consiglio soltanto a chi è veramente esperto, anche perché per posizionare un cartamodello così precisamente avrei bisogno di moltissima più stoffa che un tessuto di grado 2 o 3. E dovrei mettere delle tacchette di controllo e cucire alla perfezione. Se trovi capi già confezionati che rispettano queste regole, comprali perché sono sicuramente ottimi capi anche se si trattasse di una gonna. Più è lungo il capo, ovviamente con il tessuto di livello 5 avremo più scarto nella stoffa, questo significa che chi ha comprato il capo ha sicuramente pagato o il suo sarto o il negozio di stoffe molto di più e questo è sinonimo di prestigio e di buon gusto, di occhio accorto. Come vedi, più il grado è alto, più il livello di difficoltà aumenta. Nei prossimi video, quando dovremo confezionare, inserirò i gradi del tessuto usato per mostrarti meglio che cosa intendo utilizzando delle stelline da 1 a 5 stelline. E per ringraziarti di avermi seguita con pazienza fin qui, finalmente il primo giveaway del canale. Come primo regalo ci sarà il kit completo per fare i tuoi cartamodelli. Per partecipare basta iscriverti cliccando su iscriviti, quel bottone rosso sotto al video vicino al mio nome, e commentare qui sotto con fatto
entro la mezzanotte del 9 marzo. Il vincitore sarà scelto ovviamente casualmente in una diretta Instagram il 10 di marzo, quindi se vincerai ti contatterò su YouTube per avere il tuo indirizzo per spedire il pacco, ovviamente senza tenere nessuna traccia dei tuoi dati. Buona fortuna! E per oggi è tutto, alla prossima lezione!